10.994 metri sotto il livello del mare. Il buio è assoluto. La temperatura è vicina allo zero. E tra esattamente 3 secondi accenderemo un frammento di sole proprio qui, nel punto più profondo del nostro pianeta. Questo video esplora uno scenario teorico basato sui principi della fisica dei fluidi e della termodinamica. È divulgazione scientifica, non un consiglio medico né una presa di posizione. La scienza è fatta di dati e i dati che stiamo per analizzare sfidano l'immaginazione. Immagina l'arma più distruttiva mai creata dall'umanità, posizionata dove la natura esercita la sua forza più schiacciante. Chi vincerà questa battaglia titanica? Per capire cosa sta per succedere, devi comprendere il nemico della bomba. La pressione. Qui giù, l'acqua sopra di te pesa 1100 volte più dell'aria a cui sei abituato. È l'equivalente di avere un'automobile e mezza in equilibrio sull'unghia del tuo pollice. Ogni singolo centimetro quadrato è schiacciato da poco più di 1 tonnellata di peso. L'acqua stessa, normalmente incomprimibile, qui viene forzata a diventare più densa. È una prigione liquida, impenetrabile. E proprio in questa prigione il meccanismo interno dell'ordigno si attiva. Il nucleo inizia a comprimersi. 0,00001 secondi. Il nucleo raggiunge la massa critica. In superficie, questa reazione creerebbe un lampo accecante capace di incendiare l'aria per chilometri. Ma qui non c'è aria. C'è solo acqua ghiacciata e pesantissima. La bomba rilascia un'ondata di raggi gamma e raggi X. Questa energia pura si scontra immediatamente con il muro d'acqua circostante. L'acqua non può scappare. Viene investita da una temperatura di decine di milioni di gradi. In una frazione di millisecondo, un volume d'acqua grande quanto un palazzo si trasforma in plasma incandescente. Nasce una bolla, ma non è una bolla d'aria. È una cavità di vapore super riscaldato e plasma, luminosa come una stella. Sulla terraferma, questa bolla si espanderebbe alla velocità del suono, divorando città intere. Ma la fossa delle Marianne non è d'accordo. L'oceano intero preme contro questa intrusione di luce. È uno scontro frontale tra l'energia nucleare in espansione e il peso titanico del Pacifico. La bolla riesce a crescere spingendo via l'acqua con una violenza inaudita. Raggiunge il diametro di 1 chilometro e poi qualcosa di incredibile accade. Si ferma. Mentre la bolla si espande, crea un'onda d'urto. Nell'aria, l'onda d'urto perde potenza rapidamente, ma l'acqua è quasi 1000 volte più densa dell'aria. È un conduttore di forza perfetto. L'onda d'urto viaggia a oltre 1500 metri al secondo, molto più veloce che nell'aria. È un muro solido di pressione cinetica. Chiunque o qualunque cosa si trovi nel raggio di decine di chilometri non viene bruciato. Viene letteralmente frantumato dalla pressione dell'acqua che si comprime come un blocco di cemento in movimento. Ma questo è solo il primo livello di distruzione. Se ti trovassi in barca, esattamente sopra l'esplosione, a 11 km di distanza verso l'alto, cosa vedresti? Molti immaginano un fungo atomico d'acqua gigante, un'onda anomala, spaventosa. La realtà è molto più subdola e per certi versi più inquietante. L'energia sta lottando per salire, ma deve attraversare chilometri e chilometri di acqua gelida e pesante. L'onda d'urto raggiunge la superficie, creando una cupola d'acqua, un rigonfiamento largo chilometri, ma alto forse solo qualche decina di metri. L'oceano, nella sua immensità, sta letteralmente soffocando la bomba. Ma c'è un problema enorme. Torniamo giù nel baratro. La bolla di plasma incandescente ha esaurito la sua spinta verso l'esterno. Ora l'energia dell'esplosione è sparpagliata, ma la pressione dell'oceano
è costante, è eterna. L'acqua circostante, che era stata spinta via, ora torna indietro, con tutta la forza gravitazionale di 11.000 metri di colonna d'acqua. Inizia la fase di implosione. Quello che succede dopo è uno dei fenomeni più violenti della fisica dei fluidi, qualcosa che gli scienziati chiamano collasso cavitazionale. La bolla viene schiacciata. Immagina un palloncino grande come una montagna che viene compresso fino alle dimensioni di un campo da calcio in una frazione di secondo. Mentre si restringe, il gas e il plasma all'interno si surriscaldano di nuovo. La temperatura, che stava scendendo, subisce un picco improvviso. La bolla rimbalza, si espande di nuovo, poi collassa ancora. È come se l'oceano stesse battendo un gigantesco cuore nucleare. Ogni rimbalzo crea una nuova onda d'urto, leggermente più debole della precedente, ma sufficiente a polverizzare la roccia circostante. Attorno a questa bolla pulsante, l'acqua stessa smette di essere acqua. A causa delle temperature estreme e della pressione inimmaginabile, l'acqua supera il suo punto critico. Diventa un fluido supercritico. Non è né un liquido né un gas. È uno stato della materia fantasma. Si muove attraverso le rocce come un gas, ma dissolve i minerali con la forza di un acido liquido. Questo fluido supercritico inizia a divorare la crosta oceanica, sciogliendo silicio, manganese e ferro in una zuppa tossica e radioattiva. È un inferno chimico. Fermati. Torna indietro per un secondo. Stiamo parlando di una forza che cerca di rompere il pianeta. La roccia basaltica sul fondo della fossa viene sottoposta a uno stress incalcolabile. Le onde d'urto ripetute scavano un cratere enorme, trasformando la roccia solida in polvere sottilissima. Ma non si apre nessuna faglia magica verso il centro della Terra. Il mantello terrestre è protetto da alcuni chilometri di roccia solida. La bomba scava una cicatrice, sì, ma il pianeta assorbe il colpo. La vera tragedia non è geologica, è ciò che accade all'acqua stessa. Dopo pochi secondi, le oscillazioni della bolla si fermano. Quello che rimane è una massa d'acqua immensa, letale e incredibilmente calda. Questo volume d'acqua, essendo molto più caldo di quello circostante, è meno denso. Inizia a salire. È l'equivalente sottomarino del fungo atomico. Una colonna termale radioattiva, carica di isotopi mortali e frammenti di roccia fusa. Questa colonna si innalza silenziosamente nel buio. Non c'è fuoco, non c'è fumo visibile, solo un flusso di calore assassino che viaggia verso l'alto, portando con sé il veleno dell'umanità. Se sei arrivato fin qui, nel buio più totale, è perché la tua mente ha fame di capire l'invisibile, di esplorare i limiti estremi della realtà. Questo è il tipo di viaggio che facciamo qui, ogni settimana, dentro le forze che governano il cosmo. E quello che sta per succedere a questa colonna radioattiva cambierà la vita nell'oceano in modi che i costruttori della bomba non avevano mai calcolato. Perché il veleno non sta andando verso il cielo. Sta per incontrare i padroni segreti degli abissi. L'acqua radioattiva sale, ma non arriva mai in superficie. Perché? Perché l'oceano è stratificato. Immagina una torta a strati fatta di acqua con densità e temperature diverse. La colonna calda risale fino a raggiungere la superficie. A circa 1000 metri di profondità incontra il termoclino, dove l'acqua inizia a diventare più calda e meno densa, e l'enorme spinta termica inizia a diffondersi orizzontalmente, creando una gigantesca nube tossica sospesa a metà strada tra la superficie e il fondo. Un fantasma radioattivo intrappolato per sempre nelle correnti oceaniche. Nella zona dell'esplosione, ogni forma di vita è stata vaporizzata, ma ai margini della nube
la situazione è diversa. Qui vivono creature aliene, anfipodi giganti, cetrioli di mare trasparenti, batteri estremofili che si nutrono di zolfo. Queste creature non muoiono subito per l'onda d'urto. Vengono bagnate dalla pioggia radioattiva invisibile. Il cesio 137 e lo stronzio 90 entrano nei loro organismi. Si legano al loro DNA. La mutazione inizia in silenzio. E siccome queste creature sono alla base della catena alimentare profonda, il veleno inizia a viaggiare. Il problema è che l'oceano non sta mai fermo. Esiste un sistema di correnti globale, un nastro trasportatore sottomarino che collega tutti gli oceani del mondo. La nube radioattiva sospesa viene lentamente catturata da queste correnti. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, gli isotopi mortali vengono trasportati a migliaia di chilometri di distanza. Dall'Oceano Pacifico scendono verso l'Antartide per poi risalire nell'Atlantico. Un singolo atto di violenza locale si trasforma in una cicatrice chimica globale. L'intero pianeta beve da questa ferita. Sfatiamo subito il mito più grande. Sentirai dire che un'esplosione del genere causerebbe un mega tsunami capace di spazzare via il Giappone o la California. È falso. Totalmente falso. Per creare uno tsunami devastante, devi spostare fisicamente enormi porzioni di crosta terrestre, come in un terremoto. La bomba, pur immensa, rilascia la sua energia nell'acqua, che l'assorbe e la disperde sotto forma di calore e onde di pressione interne. L'energia necessaria per sollevare l'intero oceano è milioni di volte superiore a quella della bomba più grande mai costruita. La verità sconvolgente è che l'oceano vince sempre. Noi esseri umani costruiamo armi che ci sembrano onnipotenti. Armi capaci di incenerire metropoli in un battito di ciglia. Ma quando portiamo questa superbia negli abissi, la Terra ci ricorda le vere proporzioni. L'Oceano Pacifico contiene 700 milioni di chilometri cubi d'acqua. La nostra bomba più grande è come un fiammifero acceso durante un uragano. L'acqua spegne il fuoco, assorbe il colpo, diluisce il veleno. La natura non si vendica, semplicemente ci ignora. Ma l'oceano ha una memoria lunga. Gli isotopi rilasciati, come il plutonio 239, hanno un tempo di dimezzamento di 24.000 anni. Per decine di millenni, quel tratto della fossa delle Marianne rimarrà un cimitero radioattivo. Le correnti porteranno via il grosso, ma il sedimento sul fondo brillerà di un'energia letale. Le generazioni umane nasceranno e moriranno. Gli imperi crolleranno, ma nel buio assoluto a 11.000 metri di profondità, la firma della nostra arroganza continuerà a pulsare, invisibile e indistruttibile. E c'è un ultimo dettaglio, un dettaglio che cambia tutto. Le mutazioni genetiche nei batteri abissali non portano sempre alla morte. In alcuni casi rari, la radiazione costringe il DNA a riscriversi in modi nuovi per sopravvivere. Nel tentativo di distruggere, potremmo aver accelerato l'evoluzione in un ecosistema isolato. Nuove forme di vita microbica, capaci di resistere a radiazioni estreme, potrebbero nascere dalle ceneri della nostra esplosione. La vita, anche nel punto più inospitale del pianeta, trova una strada attraverso l'Apocalisse. Quindi, cosa succede se detoni una bomba nucleare nella fossa delle Marianne? Crei una bolla di plasma che viene schiacciata a morte. Generi un'onda d'urto che polverizza la roccia. Libri una nube tossica che avvelena le correnti profonde per millenni. Ma non distruggi il mondo. Non crei tsunami apocalittici. Dimostri solo, in modo spettacolare e tragico, quanto siamo insignificanti rispetto alla massa del nostro stesso pianeta. Abbiamo provato a ferire l'oceano al cuore e l'oceano non ha nemmeno battuto ciglio.
Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra infinite combinazioni. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui, a cercare di misurare le forze che ti hanno creato. Io sono Renderium. E questa era la battaglia silenziosa degli abissi. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, la vera scala dell'universo aspetta solo di essere compresa.